Benvenuti nel quarto video della serie Realizziamo un mobile parametrico. In questa occasione ci occuperemo di disegnare dei cassetti sul nostro modulo. Come prima cosa facciamo prima un po' di ordine per quanto riguarda i nodi, in modo da posizionarli meglio e avere più spazio più ordine sulla nostra lavagna. Ok. Adesso selezioniamo tutti i nodi, compresi quelli di reroute, col tasto B creiamo una selezione. Adesso duplichiamo tutto con CTRL SHIFT più il tasto D. Questo ci permetterà di mantenere tutti i collegamenti. Ok, a questo punto possiamo anche creare una, un frame per quanto riguarda i nodi dei ripiani. Quindi con CTRL più J, dopo aver formato la selezione, creiamo il frame e diamo il nome di ripiani. Aumentiamo la grandezza del titolo con 34 pixel. Occupiamoci quindi adesso di calcolare il numero dei vani che servirà per numerare i cassetti. Quindi intanto passiamo il numero dei ripiani. Ecco che qui abbiamo in realtà 4 ripiani, però si tratta di 3 vani, 1, 2 e 1, 3. I vani in genere sono sempre uno in meno del numero dei ripiani. Quindi per calcolarci il numero dei vani prendiamo il nodo Shift A Search Math, lo passiamo in Subtract, togliamo 1 dal numero dei ripiani. Questo è il numero dei vani, per cui possiamo collegare questa variabile, questo valore, al count della linea, che non sarà più numero ripiani, ma sarà numero cassetti. Dobbiamo adesso invece calcolare l'altezza di ciascun vano. Per farlo bisogna togliere dall'altezza complessiva l'ingombro della totalità dei ripiani. Quello che risulterà sarà lo spazio disponibile, verrà diviso per il numero dei vani che abbiamo calcolato. Quindi calcoliamo prima l'ingombro complessivo, duplichiamo il nodo e lo cambiamo in multiply. Quindi dobbiamo moltiplicare il numero dei ripiani per il loro spessore del ripiano, eccolo qui. Questo ci darà l'ingombro totale. Adesso duplichiamo il nodo del subtract, dobbiamo togliere questo ingombro complessivo dei ripiani da che cosa? Dal valore dell'altezza, in modo da avere un'altezza disponibile. A sua volta dobbiamo dividere quindi questa altezza disponibile per il numero dei vani. Quindi i vani sono questi, per cui mettiamo qua, e l'altezza disponibile, quella ottenuta, la mettiamo qua. Questo effettivamente ci darà il numero, cioè l'altezza di ciascun vano. Intanto possiamo anche rinominare in modo opportuno questi nodi, quindi questo sarà numero vani, questo sarà ingombro ripiani, questo sarà spazio disponibile e questo sarà h o altezza frontale. Correggiamo prima questo nodo perché abbiamo parlato di dividere quindi l'altezza disponibile per il numero dei vani. Adesso non vediamo ancora nulla perché non sono stati collegati. Ecco qui, questi sono i vani, sono 1, 2 e 3.
Adesso non rimane però che doverli, diciamo, ridistribuire nel modo giusto, quindi tutto sta a mettere i giusti vertici della linea che sono qui nel nodo dei cassetti, nella start location e dell'end location. Ho dimenticato un passaggio fondamentale di dirvi, che l'altezza del frontale va inserita nella dimensione della z del size del cubo. Quindi ripetiamo, altezza frontale collegare alla z del cubo. Adesso abbiamo detto che dobbiamo calcolarci la posizione dei vertici iniziale e del vertice finale. Il vertice sia quello iniziale che quello finale devono essere posizionati esattamente al centro dello spazio disponibile del frontale. Allora partiamo con quello inferiore, quindi quello inferiore, la metà di questo spazio andrà sommata allo spessore del ripiano, quindi la metà della dimensione del frontale più lo spessore del ripiano ci darà la posizione z dello start location, che è questa z qui. Quindi abbiamo detto la metà del frontale, per cui prendiamo il nodo divide, dividiamo per 2 già diviso 2, dividiamo per 2 il valore del frontale. A questo dobbiamo aggiungere, duplichiamo questo e lo cambiamo in add, dobbiamo aggiungere, abbiamo detto il valore sia del frontale ma anche lo spessore del ripiano. Ecco, questa è la z, la posizione z dello start location. Un attimo, start location è questo. Ecco che qui si è centrato questo primo vertice. Adesso dobbiamo centrare il vertice in alto. Bene, sistemiamo meglio i nodi. Posizioniamoci di fronte per comprendere la posizione del vertice. Quindi dobbiamo, in poche parole, dall'altezza complessiva del nostro modulo, per calcolarci la posizione di questo vertice al centro, togliere lo spessore del ripiano e poi togliere anche la metà dello spazio disponibile, quindi del frontale. Quindi dall'altezza complessiva dobbiamo togliere lo spessore del ripiano e metà del frontale. Questo ci darà esattamente la posizione z del vertice dell'end location. Quindi cancelliamo quello che è stato fatto. Adesso abbiamo detto dell'altezza complessiva dobbiamo togliere l'altezza del ripiano, quindi duplichiamo questo, lo trasformiamo in subtract e togliamo quindi dall'altezza complessiva lo spessore del ripiano. Eccolo qui. Una volta ottenuto questo dobbiamo a sua volta togliere da questo valore la metà dell'altezza del frontale. Il frontale era già stato diviso, quindi prendiamo da qua e togliamo la metà del frontale. A questo punto questa è la z che andrà a influire su end location. Ecco qui. Collimano perfettamente, anche aumentando adesso il numero dei ripiani. Vediamo che i frontali si centrano tutti, perché una volta che abbiamo centrato il vertice iniziale e il vertice finale, anche gli altri vertici risulteranno a loro volta centrati.